Ciao Rahel, benvenuta nel mio podcast. Grazie di aver accettato il mio invito. Sono molto emozionata di averti perché, come ci siamo dette prima di iniziare, è come se tu avessi vissuto 1000 vite e vorrei che tu me le raccontassi tutte. Sei una giornalista freelance e sei un'attivista soprattutto dei diritti umani e delle donne in Afghanistan. Vorrei ascoltare la tua storia e il tuo viaggio dall'Afghanistan all'Italia. Grazie mille Paola, sono molto contenta di stare qui. Ovviamente anche io sono molto emozionata e sono contenta di raccontare la mia storia, che spesso trovo una storia non solo di Rahel ma una storia di tante ragazze afghane. In Afghanistan sono nata appena sono andati via i talibani durante i 20 anni dal 2001 fino al 2021. Io, come ogni altra donna afghana, avevo la possibilità di studiare e di lavorare. Sono cresciuta in Afghanistan, se anche in generale mai abbiamo avuto la sicurezza 100%, però avevamo la possibilità di sognare un futuro migliore, di andare in scuola liberamente e di cercare di entrare nella società e lavorare accanto agli uomini afghani nella società afghana. Ho fatto la scuola in Afghanistan, ho finito nel 2018, 2021 ho cominciato università, seguivo un corso di scienze politiche e relazione internazionale, era tutto a posto, studiavo, lavoravo. È arrivato 2021 quando i talibani hanno preso il potere per la seconda volta. Prima hanno preso il potere nel 1996 fino al 2001 e poi sono entrati gli americani e di nuovo nel 2021 sono entrati di nuovo. Mi permetto solo di fare una parentesi anche per chi ci ascolta, perché i tuoi anni e la tua storia di fatto combaciano perfettamente con la storia dell'Afghanistan, perché il 2001, che è l'anno in cui sei nata, è l'anno del crollo delle Torri Gemelle, il 2021, che è l'anno in cui tu sei andata via dall'Afghanistan, è l'anno in cui finisce, diciamo, il tentativo di democrazia occidentale da parte dell'America nell'Afghanistan, ed è poi anche l'anno quindi di inizio del ritorno, diciamo, del potere degli estremisti talebani in Afghanistan, per cui l'anno tuo di nascita combacia con un evento, il tuo anno ovviamente di fuga dall'Afghanistan, alla fine è stata una fuga, combacia proprio con quello, quindi mi piaceva precisare proprio questi 20 anni che significato hanno per te, per l'Afghanistan, certo, e per le donne afghane, quindi certo, ci tenevo a dirlo ovviamente anche per chi non lo sa e ci sta ascoltando. Grazie. Prego. È vero, quando i talebani sono entrati in Afghanistan per la seconda volta, e io e anche le ragazze, anche le donne afghane come me, la storia dei talebani avevamo soltanto in mente quando i nostri genitori e anche i nonni stavano raccontando che cosa stava accadendo quando hanno preso il potere per la prima volta. Quando sono entrate a Kabul, noi abbiamo perso tutto in un giorno. Il 15 agosto noi abbiamo perso tutto. Loro hanno preso il potere e per noi tutto quello che abbiamo fatto in 20 anni abbiamo perso in un giorno. Il giorno più buio della nostra storia, della nostra vita. Alcuni giornalisti italiani mi hanno proposto di farmi venire qui in Italia. Io abitavo a Kabul, però in una zona in cui avevo la distanza più di 2 ore con la macchina da casa all'aeroporto. Abbiamo messo più di 8-9 giorni per decidere quando devo uscire da casa, come devo arrivare in aeroporto e poi tutto quel percorso che dovevo fare. Mi ricordo e sono sicura che anche qui voi italiani avevate visto la condizione dell'aeroporto in Afghanistan. Mi ricordo l'immagine dell'ultimo volo che c'è Sì, stato, sì, la gente che si disperava perché era appunto l'ultimo volo americano, certo. era come fosse un prima e un dopo quel momento, iniziava il dopo. Ma così, in poche parole posso dire che non sono riuscita a portare nulla qui in Italia con me. Dall'aeroporto fino a Uzbekistan sono andata con un aereo militare e dall'Uzbekistan in Germania finalmente poi sono arrivata qui in Italia. Sono arrivata qui a Roma, meno di un mese sono stata qui a Roma per fare vaccini. Dopo questo sono andata a Genova. La mia vita comincia da Genova, ho ricominciato tutto da zero a Genova, a Cogoleto in specifico. Oggi che mi trovo qui a Roma, penso che è Cogoleto che mi ha dato tutto. In un periodo, in un momento in cui non sapevo nulla, non avevo nessuna idea che succederà, come mi troverò qui in Italia, era Cogoleto che mi ha dato tutto. Sentendo in casa, essere in una società in cui non è mia, la cultura in cui non è mia, il paese non è mio. Per questo sono grata di essere qui in Italia e soprattutto che se il destino mi doveva portare qui
lì in Italia e mi doveva portare dall'Afghanistan. Sono contenta che mi ha portato qui in Italia, ecco. Più o meno 2 anni ho vissuto a Cogoleto. Durante questi 2 anni seguivo un corso alla IULM a Milano e nel stesso tempo facevo la terza media per la scuola. Quel percorso ho fatto tra Genova e Milano per 1 anno. È stato un po' faticoso, per questo alla fine ho deciso di trasferirmi in un posto in cui mi dà la possibilità di studiare, di lavorare, di vivere solo in una città, e sono venuta qui a Roma. Noi in Afghanistan il modo di vivere è totalmente diverso di quello vostro, perché noi in Afghanistan non abbiamo né treni né tram, tutti questi mezzi pubblici. In cui mi hanno insegnato tutto loro, come posso andare a trovare il treno, come posso trovare l'orario che parte, tutto quello. Mi sentivo persa nonostante avevo tutte le persone, perché ero in un centro accoglienza. Mi ricordo il presidente della centro accoglienza e un giorno mi ha guardato e mi ha detto: tu non devi sentirti mai una rifugiata, non devi sentirti mai di essere una persona straniera in questa società, soprattutto che sei qui a Cogoleto, tu sei come la nostra figlia. E io, se andavo a Croce, a questo centro accoglienza, non pensavo che sono venuta qui perché sono una rifugiata. Ho dei bellissimi ricordi, nonostante è stato molto difficile i primi giorni, il primo anno, i primi anni, ma quando ripenso a questi ormai 5 anni, ho dei bellissimi ricordi che sono contentissima per questo. Fa onore a te, alla tua forza e anche al tuo modo di vedere le cose, perché alla fine tu sei partita di fatto da sola. Ecco, anche il fatto che tu non avessi chiaramente mai visto un mezzo pubblico, no? In qualche modo poteva fare in modo di sentirti spaesata, impaurita. In realtà anche con l'aiuto della comunità ligure, insomma, che dicevi, poi in qualche modo sei uscita. Tu prima hai parlato del fatto che ti hanno sempre detto di non sentirti mai una rifugiata politica, perché a volte quando noi pensiamo al concetto dei rifugiati pensiamo comunque a persone esterne che a un certo punto arrivano. Come ti sei sentita nel sapere comunque di essere una rifugiata, cioè una persona che è scappato da un paese perché poteva essere in pericolo ed ha cambiato paese? Io quando ero in Afghanistan non volevo mai uscire dall'Afghanistan, non mi immaginavo neanche per la possibilità di studio, e sono venuta qui chiaramente perché ero in pericolo, non perché ero una giornalista, ero un'attivista, ma perché una donna, perché questo gruppo e questo regime non conosce un essere umano nominando donna, e per questo essere una rifugiata secondo me significa vivere tra 2 mondi. Da dove vieni e che futuro aspetta in un paese in cui ovviamente e chiaramente non è tuo, che stai cercando casa e stai cercando l'accoglienza e stai cercando di integrarti e stai cercando di trovare tutto quello che stavi pensando e stavi sognando per il tuo futuro nella tua terra, non hai trovato e stai cercando in un altro posto. Certo, tu chiaramente, come dicevo all'inizio, sei un'attivista conosciutissima, hai ricevuto un sacco di premi, sei veramente in prima linea per tutelare, per difendere i diritti delle donne, dei bambini. Ti stai commuovendo? La verità. Un pochino. Sei in prima linea, è vero, ma questo è un fatto noto, insomma, per difendere tutti i diritti delle donne e dei bambini, soprattutto in Afghanistan. Qual è, diciamo, la parte più bella del tuo impegno per queste persone e per l'Afghanistan tutto? Io appena sono arrivata qui in Italia potevo semplicemente iniziare una nuova vita, lezione, integrarmi qui in questa società, qui in Italia, e non pensare a tutto quello che stava accadendo in Afghanistan, perché ormai il mio futuro in qualche modo è garantito qui. Perché sono arrivata in un certo punto, sentivo una responsabilità a tutto quello che stava accadendo nel mio paese, raccontando tutto quello che non è una storia in cui ho sentito ma ho vissuto, come una testimonianza, che alla fine mi trovavo un po' in difficoltà, perché dicevo: questo non è un lavoro e non faccio per il lavoro, ma per sentire una responsabilità nei confronti delle persone in cui loro non hanno la possibilità di parlare, di raccontare, di dire la verità. La parte più bella di questa responsabilità è che sono in contatto con le donne che sono rimaste in Afghanistan. Quando voglio andare o partecipo a eventi, programmi, porto le storie vere in cui forse la mattina prima di partecipare sono riuscita a sentire loro, che ovviamente è una storia che lì dentro loro non possono raccontare, non possono dire, perché ovviamente rischiano la vita, però mi lasciano una responsabilità, un lavoro molto difficile di andare a raccontare senza pensare che io provengo da questo paese. E
potevo essere nel posto di questa signora, di questa donna, di questa ragazza che mi sta raccontando che noi siamo in questa situazione, che non abbiamo la possibilità di uscire liberamente di casa, che non abbiamo la possibilità di andare ad studiare, non abbiamo la possibilità di lavorare e che devo essere la loro voce. Sono molto contenta di avere questa possibilità di parlare sulla situazione loro, però anche è molto difficile, perché parlando questi ormai 5 anni, vedendo la situazione che sta peggiorando invece che devo migliorare, fa male dentro e anche deve essere così forte di far vedere che sì, speriamo bene, andrà tutto bene, finirà questa situazione e sono contenta perché riesco a parlare non solo quello che ho vissuto io, ma raccontare tutto quello che stanno vivendo attualmente loro dentro in Afghanistan. C'è un episodio per esempio di recente che ti hanno raccontato, che ti va di condividere con me adesso? Sì. A me in Afghanistan sono rimasti tanti colleghi, compagni di classe e spesso ci sentiamo. Pochi giorni fa stavo parlando della tesi, pensavo di trovare qualche tema comparando l'Italia con l'Afghanistan o l'Afghanistan con l'Italia per i diritti delle donne. Parlavo con questa mia amica e lei mi ha detto, nonostante per noi la vita non ha senso, è diventato come bianco e nero, sono molto contenta di vederti che tu stai laureando. E questa cosa mi ha ferito dentro perché non sentivo di essere una ragazza fortunata di arrivare qui in Italia, però essere così dispiaciuta per le donne afghane, per le ragazze giovani come me che sono rimaste in Afghanistan, che non hanno il loro diritto fondamentale, quello che ovviamente normalmente come un essere umano deve avere, la possibilità e l'opportunità di studio, di lavoro, di uscire a fare una passeggiata fuori di casa, deve essere un diritto fondamentale di ogni essere umano. In Afghanistan noi non abbiamo questo privilegio e per questo parlando con lei e sentendo questa cosa mi sono tenuta fortissimo di non ovviamente piangere, di non far uscire le lacrime perché ovviamente è molto difficile, perché a volte quando siamo qui non rendiamo conto che in un'altra parte del mondo sono donne e ragazze che stanno sognando di studiare, ma noi appena entriamo in questo mondo, appena nasciamo, abbiamo questa possibilità e non pensiamo neanche che forse verrà qualcuno di prendere questa possibilità. E io come una ragazza afghana capisco benissimo rimanere in casa mentre ieri avevi tutta la possibilità e oggi sei chiusa dentro casa. So benissimo che significa, nonostante tutto sembra buio, sembra difficile, ti stai forzando di andare avanti, di non mollare, di sognare un futuro migliore. Io conosco anche tantissime ragazze, tantissime donne che non possono andare in scuola, università, lavoro, ma studiano a casa. Cercano di trovare qualche possibilità come partecipando ai corsi online, ma in Afghanistan ci sono tantissime zone in cui non hanno neanche la connessione internet, non hanno neanche la possibilità di attivare internet o forse non funziona bene, ma comunque cercano di studiare, cercano di sognare, ecco. Allora, parliamo del presente. Delle belle cose. Delle cose belle, esatto. Come hai detto tu, quando tu sei arrivata qua, avresti potuto, se fossi stata, come dire, un po' più egoista, un po' più superficiale, azzerare tutto, mettere un punto a capo e ricominciare. E invece non l'hai fatto, perché hai fatto delle tue radici, della tua vita, della tua storia, perché tu sei afghana, sei di origini afghane, adesso sei italiana, però hai vissuto per 20 anni lì. 20 anni sono gli anni in cui una persona inizia a crescere, a studiare, a capire, a imparare a diventare qualcuno, e quindi tu non hai azzerato nulla, anzi hai preso quelle radici e le hai trasformate poi nella tua attività. Prima ti ho chiesto qual è la cosa più bella del tuo lavoro e tu mi hai detto la responsabilità di sapere che posso rappresentare uno stato, posso rappresentare le donne che invece non hanno voce. Qual è l'esperienza più bella che hai vissuto in Italia da attivista? Ultimamente, ultimi mesi di 2023, 24, 25 e anche adesso sono serena, sono contenta, sono grata, però mi trovo un po' in difficoltà perché vedo che parliamo, ma non vediamo tanta differenza. Vedo che l'Afghanistan sta peggiorando, vedo che la tensione verso l'Afghanistan sta, come si dice in italiano? Diminuire. Ok, Sì. diminuendo, regredendo, Sì. ok.
e vedo che il mondo non parla spesso dall'Afghanistan. A volte penso che il mondo sta dimenticando l'Afghanistan, a volte penso che il mondo non ne sta parlando più delle donne afghane e per questo mi emoziono facilmente. E veramente spero bene per l'Afghanistan, per le donne afghane, per tutto quello che stanno vivendo adesso e spero che questa situazione non continuerà. Sentendo delle persone mentre partecipo, parlo, è una forza per me. Ti dà energia. Mi dà energia di andare avanti, mi dà l'energia, mi dà il pensiero, il sentimento che sto andando giusto. So che in generale non può essere facile perché è una storia vera, è la nostra condizione attuale in cui se anche fisicamente sono qui in Italia, però mentalmente mi trovo sempre in Afghanistan e per questo sono contenta che l'Italia mi sta dando la forza di essere la voce, di andare avanti, di non mollare. Non farlo mai, mai. Senti, ti leggo una frase. Io sono come te una giornalista, il mio modello di giornalismo assoluto è Oriana Fallaci. Come sai, lei si è interessato moltissimo all'Islam e all'estremismo dei talebani, perché tra l'altro lei per lavoro c'è anche stata in vari stati in cui purtroppo c'è questo regime. Nel libro La rabbia e l'orgoglio, te la cito proprio, lei scrive: l'Islam è il Corano, cari miei, e il Corano è incompatibile con la libertà, è incompatibile con la democrazia, è incompatibile con i diritti umani. Questo libro tra l'altro che è uscito nel 2001. Vorrei capire se ti trovi d'accordo con Oriana e se la sua interpretazione è la stessa della tua interpretazione. Voglio dire che l'Islam e il Corano non deve limitare i diritti. Mi dispiace in generale per la situazione del mio paese, ma soprattutto per le donne, perché ha tolto tutto delle donne afghane. Per questo dico che non può esistere né nel Corano né nell'Islam, può essere tolta la libertà delle donne, degli esseri umani, ma soprattutto delle donne. Su questa cosa posso dire solo questo. Per finire, tu prima hai detto una frase che secondo me è tra le più emblematiche che hai detto, che in Afghanistan le donne non sono considerate come esseri umani. L'hai detto perché parlavi della tua amica che ti ha detto che la tua vita è solo bianco-nero. Questa è una frase che arriva diritto al cuore. Se per qualsiasi ragione assurda, in questo momento, i potenti della terra e del mondo ti stessero ascoltando, tu che cosa diresti loro sulla condizione delle donne in Afghanistan? E proprio facendo un elenco, cosa dovrebbe cambiare? Le donne afghane sono molto forti. Io nella mia vita, se posso dire di vedere, di trovare le donne più forti del mondo, posso dire le donne afghane. Nonostante una condizione così difficile, stanno sognando. Quello che voglio dire per il mondo, non dimenticare le donne afghane. Che io sono una figlia, una cittadina afghana, una ragazza afghana in cui so benissimo che significa la guerra, che significa essere isolata, che significa essere in guerra e essere lontana dalla propria terra e so che viviamo in un mondo in cui fa paura, ma non dobbiamo dimenticare anche quelle donne in cui spesso stanno pensando che forse nessuno sta ascoltando, nessuno sta rispettando la loro condizione, perché 5 anni a volte sembra poco, ma a volte sembra tantissimo. 5 anni rimanere a casa, 5 anni essere lontana dall'università, dalla possibilità di lavoro, di studio è tantissimo. Una vita 5 anni. Se anche siamo impegnati delle cose in cui sta accadendo nel mondo, non dimentichiamo l'Afghanistan, non dobbiamo dimenticare le donne afghane e la loro storia deve essere ascoltata e rispettata. Io ti ringrazio davvero a nome dell'Italia e di tutte noi e come ultima domanda ti vorrei chiedere se c'è qualcuno a cui tu devi dire grazie. Innanzitutto è l'Italia, mi ha dato tutto, ma tutto. Per me l'Italia non è la seconda casa, però è casa, perché da noi c'è un detto, si dice dove trovi la pace è casa. E per me l'Italia è casa. Ringrazio Cogoleto. Mi sentivo persa perché giustamente era tutto nuovo per me, ma per qualsiasi persona dal momento in cui lascia tutto e soprattutto la propria terra. E poi Roma.
Un regalo più bello della mia vita è la mia famiglia italiana qui a Roma. Questa conoscenza ha cominciato il 1° luglio 2023. Oggi, che ormai passa 3 anni, non vedo nessuna differenza con la mia famiglia di origine. Hanno fatto più di quello che potevo immaginare e cerco di essere una brava figlia, cerco di essere una cittadina utile per questa società che oggi mi trovo qui in Italia. E ringrazio a tutte le persone in cui mi hanno dato il coraggio, la forza e anche l'energia di andare avanti. Grazie a te. Hai detto una cosa bellissima. Vorrei essere una cittadina utile. A volte non ci pensiamo che per essere cittadini bisogna essere dei cittadini utili a qualcosa. E io sono certa che tu sia molto più che utile, sia Grazie. essenziale. Grazie. Grazie. Grazie davvero.